Benvenuti o bentornati su Celebrita dalla Turchia. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande. Oggi vi porto una storia che ha acceso un dibattito enorme nel mondo dello spettacolo turco, e sono certo che vi terrà incollati fino all'ultimo secondo. Parleremo di una presa di posizione pubblica, chiara e senza giri di parole, con cui Kerem Bürsin ha deciso di schierarsi a favore di Hande Erçel. Sì, avete letto bene. Kerem ha rotto il silenzio per proteggere l'immagine e il lavoro di Hande, proprio nel momento in cui voci, supposizioni e giudizi frettolosi sembravano travolgere tutto. Restate con me fino alla fine per scoprire cosa ha detto, perché lo ha fatto e che significato ha questo gesto per l'industria e per i fan. E prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui su Celebrita dalla Turchia vi raccontiamo sempre ciò che non vedete a colpo d'occhio, quello che accade nelle pieghe della scena. Ci piace avervi con noi e farvi sentire parte di questa comunità. Entriamo nel vivo. La notizia, in breve, è questa: Kerem Bürsin è intervenuto pubblicamente in difesa di Hande Erçel. Chi segue la scena televisiva turca sa bene quanto siano due figure di primo piano, e quanto le loro carriere si siano incrociate con risultati travolgenti. Basti pensare al fenomeno della serie Sen Kalkapm, conosciuta all'estero come Love is in the Air, capace di conquistare platee in ogni continente. La loro intesa scenica è stata talmente magnetica da spingere molti a interrogarsi più volte su cosa accadesse lontano dalle telecamere, alimentando congetture e romanzi mediatici a ciclo continuo. Che cosa ha spinto Kerem a parlare adesso? Secondo quanto rilanciato da diversi siti e profili che vivono di aggiornamenti in tempo reale, Hande avrebbe dovuto fronteggiare una pioggia di critiche e sussurri malevoli, alcuni legati ai suoi progetti più recenti, altri rivolti al suo privato, altri ancora alla direzione della sua carriera. Un copione che conosciamo bene: essere un volto pubblico significa spesso vedere ogni dettaglio amplificato, deformato, talvolta svuotato di contesto. E quando l'eco della rete rimbomba, il confine fra opinione e attacco gratuito si assottiglia pericolosamente. In questo clima, Kerem ha deciso di intervenire. Non come protagonista di un gossip riciclato, ma come collega che conosce da vicino la dedizione, il metodo e l'etica di lavoro di Hande. Quello che emerge con forza dalle ricostruzioni delle sue parole è una dichiarazione netta di stima e sostegno. Ha ricordato la sua professionalità, la sua serietà sul set, la sua capacità di entrare nei personaggi con rigore e sensibilità. Ha preso posizione contro chi sminuisce, contro chi riduce, contro chi usa la lente della malizia per leggere un percorso frutto di studio e sacrifici. Non un complimento di circostanza, quindi, ma una difesa attiva, il gesto consapevole di chi non sta a guardare quando vede che il lavoro di un artista viene travisato o sporcato. Andando più a fondo nel contenuto, si distinguono tre passaggi importanti. Il primo riguarda il merito. Kerem ha voluto ribadire che i risultati di Hande non sono piovuti dal cielo, né sono il dono di qualche allineamento fortunato, ma l'esito di un impegno costante. Notti passate a preparare le scene, ore di prove, la disciplina degli studi di recitazione, la volontà di reggere la pressione di un set che non perdona. È un richiamo semplice e potente. Dietro un successo ci sono disciplina e rinunce, non leggende comode. Il secondo punto tocca il tema della privacy. Kerem ha ricordato, tra le righe, che un'attrice ha diritto a uno spazio personale non negoziabile. L'attenzione è parte del gioco, certo, ma il gioco ha limiti chiari. Quando la curiosità scivola nell'invasione, quando un dettaglio privato diventa materiale per insinuazioni, si oltrepassa un confine. E lì è giusto alzare la voce. Il rispetto non è un favore, è la base per un ambiente sano. Il terzo punto, forse il più significativo sul piano simbolico, riguarda la solidarietà tra colleghi. In un settore in cui la competizione è spesso esasperata, Kerem ha deciso di farsi avanti non per riaccendere vecchie fiamme o offrire sponde ai romantici dell'ultima ora, ma per affermare un principio: quando un artista viene trattato ingiustamente, prendere posizione è un dovere. La sua non è la mossa di chi cerca il titolo facile, ma l'azione di un professionista che conosce il peso di un giudizio, di un'etichetta, di un sospetto lasciato a fermentare.
Alcuni frammenti trapelati dalle ricostruzioni attribuiscono a Kerem parole dal valore specifico. Ande è un artista che ha conquistato ogni step con il lavoro, che non ha mai chiesto scorciatoie, che resta concentrata anche quando il rumore esterno diventa assordante. Un passaggio, in particolare, ha colpito i fan. Non permetteremo che commenti infondati spengano la luce di una carriera costruita con serietà. Una frase asciutta, priva di retorica, ma che dice tutto: rispetto, riconoscimento, e una linea rossa tracciata contro la superficialità aggressiva. Vale la pena fermarsi un momento a riflettere sul perché gesti come questo contino così tanto. Nell'arena mediatica, l'opinione pubblica è una lama a doppio taglio: alimenta, solleva, ma sa anche ferire. Un sostegno espresso da una figura con l'autorevolezza di Kerem non cambia soltanto il tono della discussione, ma riorienta lo sguardo del pubblico su ciò che davvero dovrebbe contare: la qualità del lavoro, l'impegno, la crescita professionale. È un invito a non lasciarsi trascinare dalle scorciatoie del pettegolezzo, a pretendere argomenti quando si parla di carriera e talento. C'è poi un aspetto umano impossibile da ignorare. Dietro lo schermo, dietro un set, dietro un photoshoot, ci sono persone. Con giorni buoni e giorni storti, con energie da dosare, con scelte difficili da fare. Quando qualcuno alza la mano e dice "basta, non è così", ricorda a tutti che la dignità professionale e personale non è trattabile. E in una fase storica in cui le voci corrono veloci, e un frammento diventa incendio in un attimo, la parola di chi ha credibilità può fare da argine. Può rimettere le cose in prospettiva. È anche utile ragionare su come nascono e si propagano certe narrazioni. A volte basta una frase estrapolata, un video tagliato, una foto fuori contesto, e il resto lo fa l'immaginazione collettiva. Ecco perché dichiarazioni limpide come quella di Kerem hanno un peso specifico, riportano il baricentro sul reale. Ande non è la somma dei rumors, dicono tra le righe. Ande è la somma delle ore sul set, dei copioni studiati, dei personaggi costruiti con cura. Il resto è rumore. Il gesto di Kerem, insomma, è un atto di coraggio. Perché schierarsi non è mai neutro. Significa esporsi, assumersi la responsabilità delle proprie parole, accettare che ci sarà chi storcerà il naso o proverà a leggere secondi fini. Ma è proprio questo che rende la sua posizione significativa, non la convenienza, ma la coerenza. Chi ha lavorato con Ande, chi l'ha vista al lavoro quando le luci si spengono e restano i tempi tecnici, sa distinguere tra ciò che brilla davanti alla camera e ciò che regge dietro. Se allarghiamo lo sguardo, la storia non è nuova. In Turchia, come nel resto del mondo, carriere intere sono state deviate da pressioni mediatiche ingovernabili. Nel bene e nel male, il pubblico può diventare una giuria in perenne udienza. Per questo gesti di solidarietà professionale diventano fondamentali. Non sono soltanto un conforto, ma una bussola. Ricordano che la misura del valore sta nell'arte, nella preparazione, nella serietà con cui si affronta un ruolo, nell'affidabilità che si porta su un set. Ricapitolando il cuore della vicenda, il messaggio di Kerem è duplice e chiarissimo. Da un lato, riafferma che Ande vale per il suo talento, per la sua tenacia, per un curriculum costruito passo dopo passo. Dall'altro, chiede che si smetta di oltrepassare il confine del privato. Non occorre essere d'accordo su tutto per riconoscere che certe linee non si toccano. È un invito a chi commenta, a chi scrive, a chi rilancia: discutiamo di scene, di scelte artistiche, di risultati. Il resto non è combustibile legittimo per scaldare la piazza. Naturalmente, un intervento così non nasce nel vuoto. C'è una storia condivisa, c'è un passato professionale e personale che il pubblico conosce bene. La loro chimica in Sync al Cup m'ha fatto sognare in molti, e la realtà, per un periodo, ha finito per assomigliare a quella finzione che li aveva resi celebri come coppia sullo schermo. È normale che, quando due personaggi così amati si muovono, ogni gesto risuoni forte. Ma Kerem ha scelto il registro giusto, sobrio, preciso, centrato sul lavoro. E proprio questo rende credibile la sua presa di posizione. Non cavalca l'emotività, non la nega, ma la supera, tornando a parlare di professione e rispetto. Le reazioni? Immediate.
Una parte del pubblico ha applaudito, riconoscendo nella voce di Kerem un bisogno diffuso: abbassare i toni, ripulire la conversazione, tornare al merito. Altri hanno messo in discussione l'opportunità del gesto, come spesso accade quando qualcuno spende il proprio capitale simbolico per un altro. Ma la discussione che ne è nata, a ben vedere, ha avuto un effetto salutare. Ha costretto tutti a interrogarsi su quali siano i criteri con cui valutiamo le figure che seguiamo ogni giorno. C'è anche un eco che riguarda la forza delle parole. Non servono proclami ridondanti per fissare un principio. A volte basta un messaggio asciutto, un argine tracciato con decisione. Kerem, con il suo intervento, ha rimesso al centro l'idea che i risultati di Ande non sono un incidente fortunato, ma un percorso. Che dietro ogni scena c'è una regia di scelte, dietro ogni sorriso c'è la fatica di chi sa che domani bisogna fare ancora meglio. In questo senso, la sua difesa non è un favore, ma un riconoscimento dovuto. E allora torniamo alla domanda iniziale: perché parliamo di una difesa così come di qualcosa che riguarda tutti? Perché, nell'era in cui un sussurro diventa trend e un commento si moltiplica all'infinito, scegliere di dire "io sto da questa parte" ha un valore civico, oltre che professionale. È un invito al pubblico a non farsi trascinare dal flusso senza domande. È un richiamo, indirizzato anche ai media, a trattare gli artisti come persone prima che come personaggi. Non è buonismo, è responsabilità. Per chi ama Ande, questo momento può essere letto come un piccolo ristoro dopo giorni complicati. Per chi ammira Kerem, come la prova che l'autorevolezza si misura anche nel modo in cui la si usa. E per chi guarda da fuori, come l'occasione per ricordare che le storie di successo sono fragili se non vengono protette dal rumore. Ci vuole coraggio per esporsi, ci vuole misura per non esagerare. In questo equilibrio, il gesto di Kerem lascia un segno. Prima di salutarci, voglio ricapitolare il senso di tutto quello che abbiamo visto. Kerem Bürsin ha difeso pubblicamente Hande Erçel, sottolineandone talento, serietà e dedizione, e chiedendo rispetto per la sua vita privata. Ha ricordato che la critica ha senso quando parla di lavoro, non quando si nutre di malizia. Ha scelto la solidarietà tra colleghi come risposta alla competitività tossica. E ha offerto al pubblico uno specchio: vogliamo discutere di arte o di pettegolezzo? Spero che questo racconto vi abbia aiutato a capire meglio la portata del gesto e il suo valore simbolico. A volte, per leggere davvero cosa succede dietro le quinte, serve guardare non solo le parole, ma il momento in cui vengono dette e il modo in cui vengono pronunciate. Qui abbiamo visto una scelta netta, misurata, adulta. E questo, oggi, fa la differenza. Siamo arrivati alla fine del video di oggi. Abbiamo ripercorso la posizione di Kerem, abbiamo capito perché ha deciso di parlare e quale messaggio ha voluto mandare all'industria e ai fan. Sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate. Ha fatto bene a intervenire? Qual è, secondo voi, il limite tra curiosità legittima e pressione mediatica? Scrivete tutto nei commenti, leggo sempre con attenzione e mi piace discutere con voi, perché la vostra voce dà senso a ciò che facciamo qui. Se questo contenuto vi è piaciuto e volete sostenerci, lasciate un like e condividetelo con chi segue la scena turca e questi due artisti che hanno segnato un'epoca recente con la loro alchimia. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella, così non perderete nessuno dei prossimi aggiornamenti, interviste e approfondimenti. Grazie di cuore per essere arrivati fin qui, per il tempo che ci dedicate e per l'energia che portate ogni giorno su questo canale. Ci vediamo presto con nuove storie, nuovi retroscena e tutto ciò che il mondo dello spettacolo turco vorrà riservarci. Alla prossima! Ciao!